calamaro, con la mangianza sopra, ma che bellina. Bello, bello, bravo Matthews. Hai visto? Vabbè, ma il merito è tutto tuo, guardate che sveglione di calamaro questo qui. Oggi video veramente particolare, i segreti dei calamari, e scopriremo questi segreti della pesca al calamaro insieme a un pescatore eccezionale, Fabrizio, che ci spiegherà tutto, la scelta del colore, la montatura, il fondale perfetto nel quale pescare. Purtroppo però il rovescio della medaglia è che mi devo svegliare all'alba e morire di freddo in questa mattinata di inizio gennaio, e come un cretino ho anche gli occhiali da sole, quindi se volete insultarmi sentitevi libero di farlo nei commenti. A proposito, se volete dare una mano al canale Low Fish, iscrivetevi al canale e soprattutto mettete un like. Ora però fatemi andare a cercare Fabrizio che è appena arrivato. Andiamo. Pensavo mi dessi buca, Fabrizio. Buongiorno. Siamo già sulla barca con il caro Giuseppe e con Fabrizio. Voi vedrete solamente due lucine che sono le loro luci. Sta scegliendo i colori. Fabrizio, in base a cosa li scegli per la prima mattina i colori? Spengo? Spegni. Allora, inizialmente non c'è una linea guida. Spesso e volentieri, ripeto, lo facciamo o a sentimento oppure in base alle pescate precedenti. E in base alle pescate precedenti cosa sentiamo di mettere? Giallo glow. Mettiamo un davidone bianco e poi andiamo a mettere qualche Yamashita che può funzionare in questo momento, sempre giallo e rosso. Quindi vedo colori chiari, caro il mio Fabrizietto. In questo momento sì. E così, dopo aver montato le nostre esche, ce ne andiamo a tutta velocità nei punti di pesca, con alle spalle un'alba incredibile. Un tentativo in basso fondo è un tentativo che facciamo sempre all'alba o al tramonto e poi da lì ci spostiamo un po' più fuori. Vediamo se riusciamo a prendere i calamari che si stanno spostando dalla costa verso fuori. I calamari infatti di notte si avvicinano alla costa anche in pochi metri d'acqua e poi, mano a mano che il sole si alza, si allontanano andando in acque più profonde. Questo è quello per cui noi andiamo a pesca, per questo spettacolo qua. Esatto, non ci frega niente di tutto il resto. Beh, certo i calamari fritti ci frega, però Fabri, tu già sei carico, eh? Io sto preparando la tua attrezzatura. La mia attrezzatura. Beh, l'ospite si tratta. Oggi sono una superstar, neanche mi sono portato nulla. Però in realtà durante la pescata faremo delle belle domande a Fabri che ci spiegherà qualche segreto. Intanto Giuseppe ci ha portato sul posto con un mezzo che sembra un'astronave ed è bellissimo. Allora cominciamo, va! Fabri già calato, mo calo io. Cioè già l'hai preso? Ma tu sei un assassino! L'hai preso? Io neanche ho calato. E vi giuro che in 3 secondi Fabrizio ha già preso un calamaro. Ma come ha fatto? Oh, cioè un secondo è una cosa... No, bellissimo, guardate qua. In onore del nostro amico Matteo, prima calata, primo calamaro. Non ci credo, cioè, ma neanche un secondo è passato, eh. Ragazzi, vedete quando uno è forte non c'è niente da fare. Ora la domanda vera è: ma come si vedono sulle coscandaglie? Giuseppe, io vedo un sacco di pallettine qui, che roba è questa? Niente, altro. Questi non sono calamari, vedi che nel centro rosso. Sì. Me lo dico. Allora, in realtà tu li vedi come queste palline qui, la vedi questa pallina qua con l'interno giallo e il bordino blu, l'ultima. Vedi queste pallette qua? Come queste pallette le vedi? Non devono essere rosse, devono essere tonde. Quando tu regoli lo strumento in maniera corretta, le vedi blu. Tonde, vedi? Un sacco di gente ti dice no, noi le vediamo come barrette verticali, perché se tu le stiri diventano barrette verticali. Certo. Noi invece regolandolo diventano pallette. Quando ne vediamo molti, Non ci deve essere rosso. Non ci deve essere rosso? No, rosso indica un qualcosa di duro, quindi pesce, fondo. Mentre il calamaro, che ha una consistenza molto bassa e non c'ha vescica natatoria, esatto, viene visto in modo diverso e lo scorsandaglio te lo riproduce dandoti dei colori diversi che ti indicano che sono dei colori tenui, quindi il giallo, il blu, il verdino.
Ah, ho capito. Guarda, vedete, è molto interessante. Stavo facendo un errore fatale ed è quello di tenere il piombo in acqua quando il gommone va, perché con canne così sensibili, poi ve le faccio vedere bene, si spezza la punta. Quindi ho visto l'occhiata di Fabrizio mentre registravo, l'ho ripreso subito però. Anche il piombo, Fabri, ha la sua influenza, giusto? Sì, ci sono molte teorie diverse, c'è chi lo preferisce fluo, c'è chi lo preferisce normale. E tu? Sono in un momento di transizione. Ecco, ci siamo, il prova un po' ce l'abbiamo avuto, vai, proviamo. Facciamo qualche altra calata su quelli che sembrano calamari, però Fabrizio non è convinto e decidiamo di spostarci. Allora, a Fabrizio non è piaciuto il primo posto, sebbene calamaro preso in 0,5 secondi, quindi ora ci stiamo spostando alla ricerca di qualche banco un po' più nutrito di calamari. Vedi le mangianze, nessuna di queste è calamari, sono mangianze, 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 mangianze. Prima accortezza importante, Fabrizio sta cambiando il piombo, perché? Perché oggi c'è corrente, io ho 110 grammi, tu Fabrizio c'avevi 90 grammi, giusto? No, 90, adesso metto un 130. 130, vedete la differenza? Questo è glow, potrebbe attirare o spaventare i pesci. Sì. E quest'altro invece è neutro, quindi nessuno lo sa. Hai mai visto un motore che guida senza mani? No, incredibile. Tu l'hai preso? Ah, pure io. Vai, vai, vai. Rimanda già. Eccolo! Eccoci qua. Sul giallo fluo. Giallo. Sì, sì. Sempre la taglia non è delle migliori, però questo è il più buono da mangiare. Anche secondo me, questo è il più buono. La taglia è la più buona da mangiare. Queste condizioni sono un po' particolari, perché? Perché abbiamo il mare di ieri, che era un mare di libeccio, e il vento opposto, quindi è molto difficile rimanere in pesca in verticale, quando è fondamentale farlo se si vuole pescare subito i calamari. Voi avete visto che io li ho pescati da sayonara, ma quella era una tecnica diversa, era uno scarroccio, diciamo una tecnica più fortunata, meno di ricerca. Stavolta li stiamo proprio andando a cercare per calargli il piombo in testa. Ecco perché si usano anche piombi, diciamo, più grandi, affusolati, che devono scendere in verticale. E visto che qui i calamari sembrano davvero esserci, ricaliamo subito sul punto. E là quando sono stronzetti, vedi, glielo tieni fermo. Eccolo. Ce l'hai? Bella Matthew. Qualcosa mi mangia, provo a tirarlo su, ma dopo poco si slama. Succede anche una seconda volta e poi una terza. Sicuramente si tratta di un polpo che invece di mangiare sui tataki sta attaccando il piombo fluorescente e dopo un po' lo molla, visto che non ci sono gli ami. Sicuramente a me ha mangiato un polpo e probabilmente lo ha fatto sul piombo, perché avete visto come tirava e per 3 volte ci è andato, poi alla fine dopo 5-6 metri tornava sul fondo, però poi si riattaccava al piombo. Per vedere meglio, mentre Fabrizio pesca, io vi metto anche la telecamera, così vediamo effettivamente qual è l'azione, se ci sono calamari, se c'è una mangianza, insomma sarà molto interessante capirlo. E così calo la mia lenza sul fondo con la telecamera. In un primo momento non accade nulla, ma poi dal nulla un calamaro a tutta velocità attacca la mia esca e lo sento immediatamente sulla canna. È un bellissimo esemplare. È anche carino il ragazzo, eh? Bello, bello, bravo Matthews. Hai visto? Vabbè, ma il merito è tutto tuo, guardate che sveglione di calamaro questo qui. Sul giallo ha mangiato. Aspetta, ora. Ci siamo. Dimmi tu. Questo è buono da mangiare con le patate. Questo è buono che questo qua. Ma speriamo che sia uscita una bella ripresa. Esatto, subacquea. perché abbiamo la Waterwolf, la cosa più importante è quella, ragazzi. Guardate, io vado in giro con 66 telecamere. Guardate i cromatofori. Ora Fabrizio li tocca e lui cambia colore. Bellissimo, comunque gli piace questo fluo, eh? Giallino. Ci piace, vai. Adesso anche bene. Preso proprio
Si è legato a morte. Legato. Allora, vediamo un po' la vasca del vivo, che qui è interessante. Allora, la vasca dell'olivo noi abbiamo questa apertura laterale. In modo tale che vedi? non devi... Per non aprire la vasca centrale. Perché abbiamo un sacco di casino lì C'è sopra. casino e poi magari esce molta acqua. Ci troviamo in quella che qui in gergo viene chiamata Piazza Calamaro, perché proprio tutti conoscono questo posto e pescano i calamari. Quindi ragazzi, lo so che abbiamo inquadrato il GPS, prendete pure le coordinate, ma comunque siamo a Piazza Calamaro, è conosciuta, Infatti c'è anche un altro ragazzo che sta pescando, ma oggi il mare, come al solito, è terribile. Ma che ce frega, guardate che alba. Questo vale tutte le alzatacce e anche il freddo, che in realtà oggi non ce n'è tanto. No. Quindi queste qui sono tutti pesci e mangianze. Ovviamente in mezzo alla mangianza di pesci ci sono i calamari, perché i calamari ovviamente seguono i banchi di piccole castagnole, alicette, pesci in generale. Quando si pesca con i gamberoni, in realtà il calamaro, soprattutto nel nostro mare, non è che mangia i gamberi, mangia più che altro i pesciolini. Quindi ecco perché il tataki funziona meglio dei famosi gamberoni, perché proprio è un pesciolino che potrebbe essere una piccola castagnola rossa o nera, una ricetta, una sardina, giusto Fabrizio? Sì, in linea di massima cerca di riprodurre dei pesci e infatti molte volte i colori che funzionano sono in base alla mangianza che c'è in quel momento. Infatti Fabrizio prima l'ha pescato con un colore, lo sai che lui non vuole che io lo dica, ma lo dico, marrone. Ma marrone è il colore più frequente nei pesci di fondo, può essere un tordo, una donzella femmina, insomma, vedete che alla fine la natura è natura. Ah, prova, attenzione, fermiamoci, guarda che quello mi frega. Calo allora velocemente la mia esca sul fondo, cercando di battere in velocità il buon Fabrizio. E come a dimostrazione del contrario di tutto quello che abbiamo detto sui colori delle esche, il calamaro attacca di nuovo il giallo fluorescente, che in natura non esiste, ma lui non lo sa e gli piace un sacco. Ah, vedi? Passare in mezzo. Sempre... Stavo cercando di aiutare. Sempre sul giallo, alla fine questo fluorescente gli piace da morire. Vedete, è un colore che ha sempre pagato. Non è enorme, però dai, è un bellissimo calamaro. Ora ragazzi, io due ne ho presi, Fabrizio due ne ha presi, è il momento di far pescare un po' Fabrizio e Giuseppe, così ci facciamo svelare i segreti di questa pesca mentre loro pescano. Mettiamo il ragazzo nella vasca. Giuseppe, mi dai una mano te che qui c'è... Ho finito le mani. Hai fatto la fine del calamaro. Ho fatto la fine del calamaro. Vai. Fantastici. Qual è il movimento che tu fai quando peschi il calamaro? Perché ho visto che non fai quella cercatina solita che fanno tutti. Col movimento. Tu no, dai... io arrivo sul fondo, cerco di tenere la cima della canna più ferma possibile per accorgermi delle micro varianti, perché molte volte il calamaro non è aggressivo, tocca semplicemente l'esca, quindi tenendo la canna ferma io riesco a vedere anche questi piccoli movimenti, ovviamente avendo una canna sensibile. Se invece fai il classico movimento tataki e continui a muovere, molte volte non ti accorgi di queste mangiate, non ti accorgi quando il calamaro soffia sull'artificiale, sono quelle piccole cose che riesci a capire e magari ti fanno prendere qualche calamaro in più. Anche Fabrizio, ho visto che tu scegli di pescare con il mulinello da spinning normale, non con quello da casting, perché? Siamo rimasti in pochi, ultimamente la maggior parte delle persone usano il casting. Io mi sono sempre trovato bene col mulinello da spinning, è molto più veloce in discesa e poi forse è una questione di abitudine, da tanto uso quello. Ovviamente io, per ovviare alla problematica del peso, perché il mulinello da spinning tende a essere più pesante rispetto a quello da casting, ho un mulinello di fascia molto alta, ma la verità è che si può fare questa pesca anche con un mulinello da 40 euro, da 60 euro. E approfitto della pausa di pesca per poter mandare in aria il drone per farvi vedere in che modo si dovrebbe pescare.
Tuttavia le condizioni non sono assolutamente quelle ideali, infatti il mare ha cominciato a muoversi parecchio e il vento a soffiare tantissimo. In questo caso il gommone scarroccia a destra e a sinistra e noi non riusciamo a pescare dritti, bensì sembra di essere a traina. Però la vera tragedia deve ancora succedere. Infatti col vento che si alza, far riatterrare il drone sul gommone che si muove è quasi impossibile e ho il terrore che mi cada in acqua. Allora, in un gesto disperato, lo fiondo all'interno del gommone e come risultato mi taglio completamente la faccia, con un bel taglione sul naso e il sangue che comincia a uscire per una mezz'oretta. È decisamente il caso di tornarsene in porto per continuare la nostra chiacchierata con Fabrizio. Cicatrici di guerra. Cicatrici di guerra. Pericoloso far atterrare un drone che far volare un aereo, vero? Non ci sono più i piloti di una volta. Ora, se non vi interessano le cose tecniche, possiamo anche salutarci qui. Però, vi dico la verità, Fabrizio ci svelerà un sacco di segreti molto utili per chi ama fare questa pesca e anche per chi prova a farla da terra. Comunque, ogni volta che si registra un video c'è sempre un mare osceno. Questa è veramente una maledizione che mi perseguita. Comunque dai, alla fine 4 calamari li abbiamo presi, però una sofferenza ogni volta. Mi sono pure tagliato tutto, come uno scemo. Fabrizio, siamo tornati a terra perché c'era un mare terribile e con questa luce oscena qualche domanda te la faccio, perché il video si chiama I segreti dei calamari. Mo' di questi segreti non è che ne abbiamo detti tanti. Innanzitutto, qual è la tua esca preferita in assoluto? Secondo me è sbagliato avere un'esca preferita. Ci sono delle marche che funzionano meglio delle altre perché gli artificiali hanno una qualità superiore, però un colore preferito ho smesso di averlo. Inizialmente tutti avevamo i nostri colori, che inizialmente erano il testa rossa, poi è passato al verde, poi è passato al rosa, e lì ci siamo accorti che il colore preferito non c'è, perché il calamaro cambia di periodo in periodo, addirittura nella stessa giornata, in alcune ore della giornata mangia un colore, subito dopo ne mangia un altro, quindi avere un preferito secondo me è un limite. Bisogna avere, secondo me, nel proprio arsenale. Avete visti? No, ma tu ce n'hai 1,5 miliardi. E quindi, ma ho visto che quindi li provi nella stessa montatura, ne provi di colori diversi. Infatti qua c'hai un marrone, un fluorescente, un multicolor, un nero, insomma, sì, un po' di tutto. Vedevo questi piccolini qui, questi matachini, questi minuscoli. Ci sono tante dimensioni. Facciamone vedere uno, per esempio. E salutiamo Nicola, che è un ragazzo della Sardegna che li produce. Eccolo qua. Tu sei stato ovviamente acchiappato, accalappiato da questo artificiale. Questo piccino. Uno, perché è un'opera d'arte, e due, ovviamente ha una funzionalità. Questi artificiali molto piccoli noi li utilizziamo quando il calamaro non è molto attivo. Cosa succede? Nei momenti in cui il calamaro è attivo mangia soprattutto esche grandi. Okay. Nel momento in cui il calamaro va in riposo, quindi tende a non usare la sua energia, preferisce attaccare, in questo caso, dei pesci molto piccoli, perché è più facile aggredirlo e soprattutto è molto più facile mangiarlo. E normalmente lo mettiamo in alto. Adesso facciamo vedere, per chi non li conosce, la differenza proprio tra il matachino, un artificiale, in questo caso un Yamashita da 7 cm, guardate proprio la differenza che c'è di grandezza. Sì, sì. E questo invece è un Davidone, che è ancora leggermente più grande. I nomi mi fanno morire dalle risate, Davidone, Matachino, che... C'è da dire un'altra cosa, che nella maggior parte dei casi noi diamo un nome a ogni artificiale, che ci ricorda una pescata, che ci ricorda soprattutto un amico che magari lo usa, quindi noi diamo quasi un nome proprio a ogni artificiale. E quindi qual è il Davidone, quale sarebbe? Questo... Il Davidone è questo, e nasce dalla collaborazione di Matacchi col mio amico Davide Serafini. Ma pensa un po'. E quindi è diventato il Davidone questo. Qui serve un Matteone, quindi, con me. Ci dovrebbe essere un Matteone anche. Un Matteino. Ma ne abbiamo tanti, ne abbiamo tantissimi, come uno dei più famosi è il Disco Dance. Disco Dance qual è? Faccio vedere il Disco Dance. È Dance. un artificiale della Seika che io chiamai Disco Dance in un video fatto per Tubertini tanti anni fa, e ormai tutti lo chiamano Disco Dance. Che io manco li trovo nei negozi questi qua. Sì, da noi sì. Questo è il famosissimo Disco Dance. Questo è stato uno degli artificiali più venduti qualche anno fa.
Dimmi. Il nero e il bianco. Sì. In quale ore del giorno tu le utilizzi? Anche quello è una cosa, cioè dare delle sentenze è sbagliato. Però più o meno, dai, in base alla tua esperienza. Una cosa importante, il nero sembra una cosa strana, ma stacca molto sul nero, quindi per assurdo il colore scuro va bene in momenti quando c'è poca luce oppure c'è l'acqua sporca. Esatto, io dico sempre una cosa, quando pesco a spinning, più o meno il colore dell'artificiale deve essere simile a quello del cielo o del mare, e guarda che non è... più o meno ci stiamo, A parte che per i cefalopodi, vabbè, c'è il rosso e l'arancione, qua non Sì, ce l'hai, vabbè. Un must sarà sempre il testa rossa, tutti vanno a comprare il testa rossa, che sicuramente è un artificiale che funziona, come tutti però non è una certezza, quindi ok il testa rossa, però se vedete che il testa rossa non sta funzionando, dopo un po' cambiatelo, perché non è detto che vi funzioni sempre. Altra domanda. Ho visto che la montatura tu la fai con questi bracciolini molto, molto semplici, no? Sì. Quanti artificiali metti? Allora, io ho iniziato con la teoria dei 5, poi negli ultimi anni, come tutte le mie teorie, sono evolute e oggi non sono più tanto sicuro dei 5, infatti ho travi sia da 5 che da 4 che da 3. Quando il calamaro è in grinta e sta mangiando, 5 colori possono fare la differenza, non tanto per prendere tanti calamari nella stessa trave, ma per cambiare i colori molto velocemente, Okay. quindi trovare rapidamente il colore giusto. Quando invece il calamaro è un pochettino più complicato e difficile, andiamo a mettere 4 artificiali, 3 artificiali, fino a scendere addirittura a 1, perché ci siamo resi conto che molte volte un artificiale può fare la differenza. Immaginate una cosa, lui magari in questo caso sta mangiando il bianco, E gli dà fastidio già. a fianco noi gli mettiamo un giallo fluo e in quel momento il giallo fluo gli dà fastidio, quindi qui sfattiamo un altro mito, che gli artificiali devono essere per forza fluo. Un'altra Certo. cosa completamente sbagliata. Io ora veramente faccio delle battaglie su queste cose incredibili, perché i calamari hanno degli occhi così e cacciano normalmente di notte senza bisogno di aiuti luminosi, e molti pescatori pensano di mettere starlight, fari, no, assolutamente, per me è una cosa sbagliata. Tu che ne pensi? Anche secondo me. Vi faccio vedere una cosa, prendiamo in esempio gli artificiali Yamashita, perché nella Yamashita c'è veramente uno studio dietro. Vi faccio vedere una cosa, allora guardate, gli artificiali di Yamashita sono questo qui con la testina trasparente, poi ce n'è uno con la testina blu, uno con la testina gialla e poi ce n'è uno con la testina rossa, eccolo qui. Non sono dei colori messi a caso per bellezza. Queste 4 testine ci indicano le 4 gradazioni di colore che questi artificiali hanno in acqua. Il blu è un 4,90, il giallo è un glow, il rosa è un pink e questo bianco è un UV. Gli studiosi, perché in Giappone sono studiosi del calamaro, hanno capito che queste sono le 4 gradazioni di colore che il calamaro recepisce e che gli piacciono. Se ne hanno fatto 4 vuol dire che non sempre il glow funziona. Certo. Quindi torniamo al discorso, se noi ci accorgiamo che sta mangiando col blu, quindi il 4,90, che è sempre una gradazione di luminescenza, noi possiamo andare a togliere anche gli altri, perché probabilmente lui vorrà solo questa gradazione. E cosa hanno fatto quindi? I giapponesi hanno creato 3-4 colori per ogni gradazione. Infatti faccio vedere che non c'entra nulla col colore questa cosa qui, No, questo è un retro, è la retroilluminazione, cioè lui in questo caso è blu camo e poi si accende come 4,90. Poi Fabrizio, ho notato che tu hai una montatura che sembra complessa, in realtà è molto semplice di per sé e consente di cambiare velocemente gli artificiali, e non solo, a una certa distanza sia dal trave che dal piombo. Tu in base a cosa l'hai studiata? Perché ormai sono anni che fai questa roba qui. Io in questo trave che hai usato tu ho lasciato una 50 di centimetri dal piombo, questo per evitare che il primo artificiale vada a sporcarsi nelle alghe. Ok. Se andiamo a pescare in un fondo sporco, se andiamo nel fango pulito possiamo mettere questo artificiale anche leggermente più vicino.
ok? Però in questo caso abbiamo iniziato da un fondale di 28 metri dove c'è ancora posidonia e quindi rischiamo di sporcare l'artificiale, quindi lo metto un po' in alto. In questo caso abbiamo 4 artificiali, ovviamente tutti equidistanti, e per fare questo trave così lungo c'è bisogno appunto di una canna da 2,40 m. Certo, perché sennò si incastra il girello nel primo anellino. Sì. Se invece hai una canna più corta, oltre al fatto che secondo me lavora meno bene, sei costretto a mettere meno artificiali, quindi magari ne puoi mettere al massimo 3. Senti, un ultimo consiglio, un segreto da uno, ve ne conosce tanti, per chi fa pesca di calamari in questa stagione. Ovviamente alzarsi presto e pescare all'alba o al tramonto può fare la differenza. Avere tanti artificiali di diversi colori, diverse marche può fare la differenza, e poi date molta importanza alla guida, perché come tu hai visto noi andiamo a cercare calamari uno per uno, quindi riuscire a vederli, quindi imparare bene a usare l'ecoscandaglio e a posizionarti bene sopra fa la differenza. Secondo me ormai è tutto lì. Chi guida, chi sa scegliere, chi sa vedere meglio nell'ecoscandaglio, chi sa guidare bene, chi sa fermare sopra, può fare la differenza. Nel video che vi ho fatto vedere io a calamari era una pesca diversa, una pesca a scarroccio, quindi lì diciamo avere il barciolo è fondamentale, proprio perché si pesca in maniera, non si pesca in verticale sul calamaro. Invece, come abbiamo pescato oggi con Fabrizio, è molto più importante avere, diciamo, l'esca quasi attaccata al trave finale. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto, cioè noi veramente abbiamo cercato di fare anche delle belle riprese subacquee, speriamo che sia venuto bene qualcosa. Vediamo. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto trovate sia nel sito che a Cagliari tutta l'attrezzatura che oggi abbiamo utilizzato e soprattutto le canne che in realtà potete trovarle solo online, perché solo voi le vendete, giusto? L'Ignusa è una nostra produzione, quindi si può trovare solo da me. Comunque ragazzi, oggi a parte il mare ci siamo divertiti, ringraziamo pure Giuseppe che sta lì, poveraccio, che ci ha fatto da traghettatore. Alla fine abbiamo pescato ma neanche un'ora, perché poi le condizioni sono diventate terribili e per far atterrare il drone mi sono pure sfasciato la faccia. Dai, ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti. Ciao! Ciao! E alla fine della fiera ci ho pure rimediato 4 calamari, hai visto che culo? È un naso. È un naso scrociolato, come si dice.